Sembra quasi fatto apposta. È veramente incredibile questo scontro, diciamo, tra virgolette, quasi ideologico di notizie che sono arrivate nel giro di 24 ore circa. Prima Bastoni, che secondo alcuni è oggetto dell'interesse dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, di cui poi ha parlato anche il suo procuratore Tullio Tinti, e adesso ne parliamo e vi dico come stanno le cose in questo momento. E poi Nicolò Barella, che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha lanciato un messaggio che secondo me ancora in troppi sottovalutano. Io quando ho modo di parlarne lo faccio perché sono fermamente convinto che sia fondamentale nel calcio di oggi e sono davvero molto contento e orgoglioso, come scrivevo questa mattina nel club di Passione Inter, di avere in squadra giocatori come Nicolò Barella, come Lautaro Martinez, come Federico Di Marco, anche come Alessandro Bastoni. E adesso vi spiego che cosa intendo in questo senso. Prima vi do il ben ritrovati, amiche e amici Passione Interisti, in questo nuovo contenuto nel quale vi invito come sempre a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, e vi ho citato il club, eccolo qua, trovate il QR code qui in alto se vi va di unirvi alla nostra grande community. E, dicevo, mi è sembrata davvero un assist di fatto questa coppia di notizie uscite così vicine che mi permettono di fare un discorso fondamentale, e parto da una rapidissima premessa. Quello che sto per dire su Nicolò Barella non voglio che venga visto come contrapposizione a Bastoni, cioè Bastoni fa parte, insieme a Barella, a Lautaro, Di Marco, quelli che citavo prima, di questo stesso nucleo di giocatori. Però essendo uscita questa notizia, essendo nata quindi questa chiacchiera anche tra i tifosi, leggevo anche prima dei commenti sulla questione Bastoni, ci stava questa sorta di contrapposizione. E quindi parto dalle notizie per contestualizzare il tutto. Ieri Gianluca Di Marzio ha parlato appunto dell'interesse dell'Al Hilal, squadra saudita allenata da Simone Inzaghi, per Alessandro Bastoni, dicendo che potrebbe concretizzarsi in un'offerta nei prossimi giorni, offerta che quindi per ora ancora non c'è stata. Anche perché, tra parentesi, l'Al Hilal, per quelle che sono le regole del campionato saudita, prima di pensare eventualmente di tesserare Bastoni, dovrebbe cedere uno straniero in Arabia Saudita, nella Saudi Pro League. Hanno un limite massimo al numero di stranieri in rosa, che sono, se non erro, 8 più 2 aggiuntivi, che devono essere però under 21, quindi a prescindere comunque deve esserci uno step precedente a questa ipotetica volontà di acquistare Bastoni. E poche ore dopo, vi dicevo prima, ha parlato anche il procuratore di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, e vi faccio vedere, condividendo lo schermo, le sue dichiarazioni. Tinti che dice sempre a Gianluca Di Marzio: io e i miei calciatori generalmente rispettiamo i contratti, lui è super tifoso dell'Inter ed è innamorato dei suoi colori, non sta pensando ad altro. Poi, se ci sono club interessanti che accontentano il club e il giocatore, può darsi che ci si sieda a parlare. Ora tutto questo parlare non porta a una trattativa seria. Quindi la conferma, insomma, del legame che già conoscevamo, conoscendo appunto Ale Bastoni, con i colori dell'Inter. Poi però conclude con questa frase che di fatto non vuol dire nulla, nel senso che, come dico sempre, vale per tutti e vale sempre questo ragionamento secondo cui se arriva un'offerta allora si può ragionare. Io faccio notare una cosa per quanto riguarda Alessandro Bastoni. Intanto che in passato, quando c'è stata la necessità di trattare dei rinnovi, soprattutto con alcuni, cioè in alcuni casi proprio con l'agente Tullio Tinti, erano già emerse delle voci, delle cose che avevano fatto un pochino storcere il naso ai tifosi. E infatti, forse ve ne siete dimenticati, ma ve lo ricordo, al momento il contratto di Alessandro Bastoni scade nel 2028. Quindi siamo in quella fase diciamo, in cui si dovrebbero cominciare ad intavolare i discorsi per un rinnovo di contratto. In caso non si facesse, saremmo teoricamente nell'ultima estate per poter pensare di cedere Alessandro Bastoni ad una cifra massima, diciamo così, perché poi la prossima sarebbe l'ultima prima della scadenza del contratto, e quindi sarebbe la classica situazione in cui un eventuale acquirente lo prova a prendere ad un prezzo ribassato. E infatti, non a caso, nelle ore poi recenti, in questa mattinata, Tutto Sport casualmente se ne è uscito dicendo: no, ma Bastoni per l'Inter non è incedibile, per una cifra dagli 80 milioni in su si potrebbe essere disposti a trattare. Io al momento non credo che l'Inter sia aperta alla cessione di Bastoni, anche perché quando parlano di queste cose Marotta e Ausilio ripetono sempre lo stesso concetto, cioè noi non cediamo nessuno, perlomeno di quelli che vengono ritenuti importanti. L'unica cosa che facciamo è eventualmente accettare
qualora qualcuno arrivi e ci dica io voglio andare via per X motivi. E allora ci si viene incontro, chiaramente deve essere portata un'offerta che sia soddisfacente anche per il club dal punto di vista del cartellino e ci si può ragionare. Viceversa, non credo che ad oggi l'Inter vada alla ricerca della cessione né di Bastoni né di nessuno dei suoi leader, e al momento appunto quindi in questo preciso istante non ci sono diciamo delle trattative e non risultano nemmeno richieste appunto lato Bastoni di una cessione, visto anche quello che ha detto Tullio Tinti. Nel futuro poi eventualmente vedremo. Io ritengo, come dicevo anche nella premessa iniziale, che Alessandro Bastoni faccia parte di quel ristretto gruppo di calciatori di questa rosa che non dico siano intoccabili al 100%, perché nel passato anche recente abbiamo visto offerte veramente impensabili per certi giocatori che rientrano proprio in un discorso che va al di là di ogni singolo possibile limite. Quindi io oggi posso dirvi che Bastoni non lo venderei per nessuna cifra e lo penso. Se domani arriva l'Al Hilal di turno e ti offre 120 milioni, cosa che ad oggi sembra impossibile, ma il calciomercato ci ha insegnato che nulla è impossibile, a quel punto credo che sia veramente difficile per chiunque rinunciare a determinate cifre. Quindi, dipendesse da me, per quello che penso io, questo ristretto nucleo di giocatori andrebbe lasciato lì il più possibile e a meno proprio di offerte al di fuori da ogni logica razionale non si dovrebbe ragionare di nessuna cessione, ed è quello che effettivamente fa l'Inter. Mi ricollego alle parole di Barella. Perché citavo prima Barella? Perché Barella oggi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e tra le altre cose dice anche questo: vorrei diventare il calciatore con più presenze con questa maglia. Quando sono arrivato qui volevo solo dare tutto e vincere tutto. Poi gli viene chiesto sulla possibilità di chiudere la carriera all'Inter e lui dice sì, poi dipende da quanto invecchio velocemente, anche dal punto di vista fisico, per un altro discorso che poi vi richiamo tra poco. Ecco ragazzi, io sono fortemente convinto che non si riesca ancora bene a capire l'importanza capitale di avere in una squadra giocatori che hanno questa mentalità. Noi ne abbiamo visti tanti in passato, alcuni poi si sono anche, devo dire, rivelati diversi. Mi viene in mente Milan Skriniar, per esempio, che io avrei associato un po' a questo ragionamento, che poi purtroppo si è rivelato appunto, non è che si sia rivelato diciamo diverso dal punto di vista morale, non mi permetto di fare questo giudizio, però l'epilogo che ha avuto diciamo la sua esperienza all'Inter lo porta oggi ad essere un giocatore non ricordato particolarmente bene. Per certi versi anche Lukaku in un certo momento poteva essere associato a questo discorso e anche per lui è finita così. Mentalità come quelle di Nicolò Barella, anche di Lautaro Martinez, di Di Marco e così via, appartengono più a quel famoso calcio dei bei tempi che non esiste più, degli Zanetti, dei Maldini, dei Del Piero, eccetera, eccetera, che in tanti giustamente ancora richiamano. Ma questo elemento io sono veramente convinto, lo dico sempre, che sia stato alla base, forse addirittura più di qualsiasi altra cosa, di questo ciclo di vittorie dell'Inter di questi ultimi anni, perché giocatori che hanno questo tipo di attaccamento e di identità intanto la trasmettono anche ai compagni, e quando arriva quindi un nuovo giocatore che ha la mentalità giusta, la famosa testa a posto, come si dice in questi casi, diventa più facile legarsi, e infatti ci sono tanti giocatori della rosa di oggi che forse non associeremmo a questa identità forte, ma che l'hanno sviluppata in un qualche modo. Mi viene in mente Bissek, per esempio, che parla sempre molto bene, è contento di essere qui, ma anche altri, lo stesso Çalhanoğlu che potrebbe magari andare via l'anno prossimo per ragioni differenti, però ha sviluppato anche lui un forte legame, e questo è fondamentale per costruire dei gruppi compatti, dei gruppi che sono fatti veramente di cemento armato e che permettono poi alla squadra di uscire più facilmente o più velocemente dai momenti difficili che tutte le squadre hanno, anche le più forti, anche le più vincenti. La differenza la fa chi all'interno di quei momenti riesce a rimanere legato e non si sfalda completamente. Abbiamo visto altre squadre, anche tra le nostre concorrenti, che invece hanno vissuto questo tipo di situazione. L'Inter, secondo me, non è andata quasi mai incontro a questi momenti, ed è per questo che a me dispiace tanto quando in quei momenti lì vedo determinati commenti, determinate critiche cattive che vanno al di là della singola prestazione, che legittimamente si può criticare, ci mancherebbe, ma che vanno proprio sul personale, addirittura sulla persona, appunto sull'uomo a volte, nei confronti di giocatori che non lo meritano, ma non lo meritano mai. Noi dovremmo veramente, ribadisco, essere consapevoli e ringraziare della fortuna che abbiamo nell'avere in squadra giocatori che hanno questa mentalità, che poi sono anche forti sul campo, chiaramente, ma sono veramente
preziosi, soprattutto nel momento odierno del calcio, dove se ne vedono sempre di meno di giocatori di questo tipo, anche perché sono proprio quei profili, quei giocatori che creano appartenenza con la tifoseria. Avere in squadra gente del genere, sono i primi giocatori a cui pensi quando pensi alla tua squadra, sono i primi a cui pensi di cui pensi di comprare la maglia, per esempio, mentre squadre vuote da questo punto di vista fanno molta più fatica a creare questa identità, e l'identità di cui prima parlavo all'interno del gruppo nei momenti difficili si ripercuote anche sulla tifoseria, che poi, al di là di quello che succede sui social, che sono un po' una bolla a sé e a parte, ti porta ad avere San Siro sempre pieno, e anche nei momenti difficili San Siro è lì che ti spinge e che ti supporta. Questo, ribadisco, sono convintissimo che sia fondamentale, e passerò tutti i giorni della mia vita in cui farò questo mestiere che mi permette di parlare di calcio a tutti voi a ribadirlo sempre di più. Chiudo con una nota un po' diversa, ma devo dire molto curiosa, che magari svilupperemo questa sera in diretta alle 19:30 e anche nei prossimi giorni, che riguarda sempre Nicolò Barella, al quale viene chiesta una cosa anche un pochino più tattica, e lui dice, vi faccio vedere, eccolo qua: cerco di sviluppare un gioco un po' diverso, dato che il mio corpo ogni tanto risponde in maniera differente. Sto provando a giocare un calcio un po' più furbo in termini di gestione, più conservativo. Questa, secondo me, non è tanto una novità, ma è una conferma di una tendenza che si è vista negli ultimi anni da parte di Barella, che vi abbiamo raccontato anche qui su Passione Inter, anche con i dati. Ha cambiato molto il suo modo di giocare, e non a caso è passato dai primi anni in cui faceva anche tanti gol e soprattutto tanti assist, a calare un pochino da questo punto di vista. Infatti poi lui parla anche, per esempio, del movimento dei quinti, che permettono ai centrocampisti di essere un pochino più attenti e conservativi, appunto. Ma di questo non voglio parlare adesso, anche perché verrebbe un contenuto troppo lungo. Magari questa sera in diretta però approfondiamo, e anche nei prossimi giorni. Mi ha acceso veramente una lampadina questo discorso, per un giocatore che peraltro, come stile di gioco, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato spesso, è un giocatore molto dispendioso, quindi non mi sorprende, ecco, che vicino ai 30 anni lui ci venga a dire una cosa del genere. Comunque tanto affetto per Nicolò Barella. Questo era quanto, ragazzi, un contenuto un pochino diverso dal solito. Vi ho dato giusto 2 accenni anche su notizie di cui si sta parlando tanto, ma ci tenevo a cogliere l'occasione per parlare di questo tema, che è sempre molto importante e molto prezioso. Sono curioso di sapere anche la vostra su questo, voglio sapere se siete d'accordo con me, o se avete altre cose che volete aggiungere, potete farlo qui sotto nei commenti. Vi ricordo ancora di cliccare sul tasto mi piace, di iscrivervi al canale, e per il resto, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui un altro contenuto da recuperare.